Buongiorno a tutti da Bruno Pepi, oggi vi parlo dello Stato laico, di definizione e storia della laicità. Definizione: la laicità rifiuta qualunque forma di imposizione dogmatica e la pretesa di determinare le proprie scelte morali ed etiche al di fuori di una critica o un dibattito. La laicità sostiene l'indipendenza del pensiero da ogni principio morale ed etico, quindi indirizza il dibattito, il confronto e l'apertura all'autonomia delle scelte personali in ogni settore politico, sociale, spirituale, religioso, morale. Negli ultimi anni il termine laico viene utilizzato per indicare un generico agnostico o ateo. Tale uso è semanticamente scorretto, in quanto laico ha significato disvincolato dall'autorità confessionale, ma non inficia la pratica di una particolare credenza religiosa. L'abuso del termine in sede politica, in funzione di sinonimo perfettamente sovrapponibile ad anticlericale o ateo, ha generato l'utilizzo del termine spregiativo laicista, con un significato simile e opposto all'uso del termine spregiativo clericale, per indicare persone che si autodefiniscono laiche e si comportano come anticlericali. Nel significato originario del termine, ancora utilizzato in ambito religioso, il laico è un fedele della religione non ordinato sacerdote o non appartenente a congregazioni religiose. Etimologicamente il termine laico deriva dal greco laikos, ovvero del popolo, quindi che vive tra il popolo secolare non ecclesiastico. La storia del termine. Il problema della laicità dello Stato sorge storicamente col cristianesimo in riferimento al comandamento di Gesù: date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Nel Medioevo il potere politico era fortemente intriso di carica sacrale rispetto all'autorità spirituale, prerogativa della casta sacerdotale e del legittimo potere temporale dei regnanti. Quasi tutte le monarchie ricevevano il diritto a governare dal Papa stesso, diritto riconosciuto formalmente dalla dinastia franca. Durante la lotta per le investiture si pose il problema dei rapporti gerarchici tra papato e Sacro Romano Impero, una questione che si ripropose costantemente ogni qualvolta salivano sul soglio imperiale personaggi di spicco quali Federico Barbarossa o Federico II. Nel corso del XIV secolo, con lo scisma d'Occidente, tramontò l'idea universalista del papato come potere superiore e riconosciuto da tutta la cristianità europea, con il culmine durante il conflitto tra il re di Francia Filippo il Bello e Bonifacio VIII, che portò alla dura umiliazione del pontefice con lo schiaffo di Aragni e l'elaborazione della teoria del regalismo da parte dei giuristi della corte di Filippo. In quegli anni si svilupparono gli studi giuridico-filosofici che, nella speranza di ricomporre la frattura tra potere politico temporale e potere spirituale, teorizzavano il rapporto da tenere tra questi. Alla ierarchica superiorità papale ribadita da Bonifacio VIII con la bolla Unam Sanctam si opposero dei tentativi di conciliazione, come il De Monarchia di Dante Alighieri, che vedeva in Dio la superiore fonte di qualsiasi diritto e auspicava energicamente la separazione dei poteri temporali e spirituali, o come gli studi di Pierre Dubois e Guglielmo di Nogaret, che teorizzavano l'autonomia del potere regio da qualsiasi altro potere, sia religioso sia extraterritoriale come l'impero, rispetto ai singoli monarchi europei. Un passo avanti fu compiuto all'epoca immediatamente successiva dall'imperatore Ludovico il Bavaro, che ripudiò l'autorità papale facendosi incoronare a Roma non già da un suo vicario, ma da un senatore laico, quello Sciarra Colonna, che aveva umiliato il defunto Papa Bonifacio ad Anagni. Al seguito di Ludovico lavorarono i primi teorici della laicità dello Stato, Marsilio da Padova e Guglielmo d'Occam. Il primo, nel Defensor Pacis, teorizzava l'assoluta laicità dell'imperatore, essendo il suo potere derivato dal popolo, inteso come la melior e sanior pars di esso. Per questo, secondo lui, gli stessi vescovi sarebbero dovuti essere eletti in assemblee popolari e la massima autorità religiosa avrebbe dovuto essere il concilio, non il Papa.
Il secondo, nel Dialogus, approfondì la teoria di Marsilio descrivendo il potere temporale come derivato da Dio, ma non tramite intercessione del Papa, ma tramite intercessione del popolo, che aveva anche il diritto di revocare tale potere ribellandosi al sovrano qualora egli non rispettasse il principio fondamentale dell'equità naturale. Un sovrano che si rendeva nocivo al suo popolo poteva quindi essere lecitamente disubbidito, quindi la delega popolare ad esercitare il potere non era mai assoluta, ma condizionata al buon governo. Con Marsilio da Padova e Guglielmo da Ockham si ebbero i fondamenti del potere statale inteso in senso moderno. Fra i principali modi in cui si è concretizzato il principio di laicità dello Stato, troviamo i casi di Francia e Turchia in cui la laicità è intesa come principio assertivo. La laicità attiva in cui lo Stato rifiuta e opera attivamente contro la visibilità pubblica della religione e la laicità passiva di Stati Uniti e altri paesi in cui lo Stato permette la pubblica professione di qualsiasi religione senza una preferenza particolare. La maggiore o minore laicità di uno Stato può essere pertanto valutata sulla base del rispetto dei seguenti criteri. La legittimità di uno Stato laico non è subalterna rispetto ad altri poteri quali istituzioni religiose o partiti politici confessionali e ideologici, ad esempio come afferma la Costituzione della Repubblica Italiana. Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani. Uno Stato laico rifugge da qualsiasi mitologia ufficiale, ideologia o religione di Stato. Non possiede dunque alcuna morale o etica. Uno Stato laico è imparziale rispetto alle differenti religioni e ideologie presenti al suo interno e garantisce l'eguaglianza giuridica di tutti i cittadini senza discriminarli sulla base delle loro convinzioni e fedi. Uno Stato laico riconosce e tutela i diritti di libertà di tutti i suoi cittadini, libertà di pensiero, di parola, di riunione, di associazione, di culto, eccetera, compatibilmente con le proprie leggi e ordinamenti. Le leggi di uno Stato laico non devono essere ispirate a dogmi o altre pretese ideologiche di alcune correnti di pensiero, ma devono essere mosse dal fine di mantenere la giustizia, la sicurezza e la coesione sociale dei suoi cittadini. Uno Stato laico rifugge, in sostanza, l'istituzionalizzazione della sospensione dal dibattito critico di specifiche opinioni, la quale sospensione può essere positiva, favorire una o più opinioni trattanti attraverso la legge, o negativa, sfavorire un'opinione, ad esempio attraverso la coercizione, attraverso la legge. Cultura laica è quella che crede nell'uomo come valore positivo, quindi nella sua capacità di autodeterminarsi sulla base di principi illuministici della libertà, del rispetto, della tolleranza e della fratellanza. È quella per cui il singolo compie le sue scelte secondo la propria coscienza e ne accetta e affronta le conseguenze. È quella che ha una visione ottimistica dell'uomo, visto come capace di compiere un cammino costruttivo e di esserne protagonista. È quella dell'uomo svincolato da ogni principio morale, che fa della soddisfazione dei propri desideri la propria legge. Laico è, in questo senso, chi ritiene di poter e dovere garantire incondizionatamente la propria e l'altrui libertà di scelta e di azione, particolarmente in ambito politico, rispetto a chi invece ritiene di dover limitare la propria libertà secondo gli ammaestramenti dell'autorità di un credo religioso. In altro senso laico è chi impone agli altri la propria visione agnostica della realtà. Dibattito sulla laicità. Il dibattito sulla laicità in Italia è ancora attuale attorno alla regolamentazione di alcuni temi importanti, tra i quali la presenza o meno di simboli religiosi negli edifici pubblici di proprietà statale, la possibilità o meno di fare riferimento nelle dichiarazioni ufficiali alla fede religiosa eventualmente professata, la possibilità di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche. In questo caso si registra la proposta di introdurre anche l'insegnamento di altre culture religiose.
la possibilità di regolamentare o ritornare a discutere su alcuni temi eticamente sensibili, come il divorzio, l'aborto, la somministrazione di mifepristone, la fecondazione medicalmente assistita, prescindendo meno delle convinzioni etiche più o meno restrittive di una parte del paese, secondo una interpretazione ancora più laicista. Inoltre, pur non essendo un tema di stretta attualità, la laicità dello Stato è in discussione ogni qualvolta una forma o una legge venga in qualche modo influenzata da convinzioni morali e non solo religiose. In questa tipologia rientrano, ad esempio, almeno in parte, alcuni articoli del Codice Penale, articolo 527 e 529, atti osceni, articolo 528, pubblicazione e spettacoli osceni, articolo 531, prostituzione e favoreggiamento, legge Merlin e così via. Tali articoli non trovano una corrispondente formulazione nella legislazione di tutti gli altri paesi europei. Secondo tale interpretazione, infatti, uno Stato laico e agnostico, dove le religioni, le ideologie e la morale di una parte anche maggioritaria della popolazione non devono influire sulla società nel suo complesso, ma hanno valore solo per le persone, al limite per le comunità formate da persone che credono in una certa religione, in una certa ideologia o in una certa morale. Lo Stato laico deve prodigarsi perché nessuna parte della società prevarichi su un'altra, anche se minoritaria, per altre ragioni ideologiche. In altri termini, la democrazia non può essere usata per negare i diritti delle minoranze. A questa connotazione negativa e agnostica della laicità si contrappone quella propositiva del filosofo Dario Antiseri, per il quale una società può dirsi laica quando a nessuno e a nessun gruppo portatore di una specifica tradizione è proibito di dire la sua, ma dove nessuno e nessuna tradizione è esente dalla critica nel pubblico dibattito. Laico è chi è critico, non dogmatico, disposto ad ascoltare gli altri, soprattutto quanti pensano diversamente da lui, e al medesimo tempo deciso a farsi ascoltare. Laico è chi è rispettoso delle altrui tradizioni e, in primo luogo, della propria. Il laico non è un idolatra, non divinizza eventi storici, istituzioni, a cominciare dallo Stato. Esempi pratici: la posizione laica viene spesso confusa con una posizione antireligiosa, spesso chiamata anche laicista. Tuttavia, come ci possono essere persone che, pur aderendo ad un credo religioso, si professano laiche, quindi che contraddittoriamente rigettano la morale del credo religioso al quale ipotizzano di appartenere. È possibile anche che esistano atei non laici, ovvero che ritengono che il proprio punto di vista debba essere assolutizzato. Inoltre si confonde spesso la laicità con una posizione morale. In realtà la laicità non detta linee di condotta morale, ma è un principio agnostico che le rifiuta, pretendendo che posizioni diverse, talora inconciliabili, in particolare diverse posizioni morali e religiose, possano convivere. Queste confusioni rendono difficile formulare i problemi sulla fine della vita che sono al centro di molti dei dibattiti attuali. Per esempio, si sostiene spesso che alcuni dei temi su cui la morale laica e quella religiosa entrano in conflitto si dovrebbero ricondurre al bilanciamento tra difesa della vita ed interessi degli individui coinvolti. Bene, grazie a tutti per avermi seguito, tante benedizioni, e spero che il video vi sia piaciuto e di essere stato abbastanza chiaro. Se avete domande o suggerimenti, scrivetemi anche sulla mia pagina Facebook di Chiesa Cristiana Evangelica d'Italia, oppure su WhatsApp al numero 339 3461 889. Iscrivetevi anche sul mio canale YouTube, mi trovate col mio nome Bruno Pepi, oppure sul nuovo canale dei Salmi, oppure sul nuovo canale della Bibbia Antico e Nuovo Testamento, dove potrete trovare tutti i video precedenti sia nella serie del Vecchio Testamento che del Nuovo Testamento, con i vari personaggi biblici. Bene, arrivederci da Bruno Pepi al prossimo video.